La rupe negra. Il Polo Nord come montagna magnetica risale almeno all'epoca romana. Gli esploratori prima di compiere i loro viaggi facevano uso dell'itinerarium, una sintesi con finalità pratiche di un itinerario stradale dell'antichità romana con indicazioni delle città, delle stazioni di sosta e di cambio dei cavalli e delle relative distanze. Poteva essere in forma sia testuale, itineraria scripta, che grafica, itineraria picta. Sul libro perduto Inventio Fortunata si legge: nella Universalior Cogniti Orbis Tabula, una copia del mondo più universalmente conosciuta, di Johannes Ruisch del 1508, è presente una nota a margine che cita l'Inventio Fortunata. Nel libro riguardante la scoperta, Inventio Fortunata, si dice che nel polo artico si trovi un'immensa roccia magnetica di 33 miglia tedesche di circonferenza. Un miglio tedesco era pari a 7 km e 420 metri, vale a dire 244 km e 860 metri di circonferenza. Un mare burrascoso circonda questa roccia come se le acque sgorgassero da un vaso attraverso l'imboccatura. Attorno si trovano numerose isole, di cui 2 sono abitate. La mappa di Mercatore del 1595 mostra il mitico continente artico con al centro la Rupes nigra et altissima, roccia nera e altissima. La roccia è il sito del Polo Nord, denominato Polus Arcticus. La mappa del mondo di Gerardo Mercatore del 1569 riflette la sua lettura dell'Itinerarium di Knoyen. Anch'essa presenta una nota a margine che allude alla scoperta fatta dal francescano. Ci siamo basati, per la geografia artica, sull'Itinerarium di Jacobus Knoen dell'Aia, che riferisce alcune citazioni tratte dalle Gesta di Artù di Bretagna. Tuttavia la parte più consistente e più importante della sua opera l'ha presa da un certo prete alla corte del re di Norvegia nel 1364. Esso era il quinto discendente di uno di quelli che Artù mandò ad abitare quelle terre, e riferì che nell'anno 1360 un certo frate minore, un inglese di Oxford, un matematico, giunse su quelle isole e una volta lasciatole venne spinto più su dalle arti magiche e mappò e misurò tutto con il suo astrolabio, creando una figura praticamente identica a quella qui raffigurata, che noi abbiamo appreso da Jacobus. Egli asseriva che le acque di questi 4 bracci di mare erano trascinate verso l'abisso con tale violenza che nessun vento era abbastanza forte per riportare indietro le navi che vi si erano avventurate. La mappa artica inserita nel planisfero di Mercatore del 1569 servì da prototipo per l'influente e ampiamente diffuso Septentrionalium Terrarum del 1595, pubblicato postumo dal figlio, e per le mappe di Ortelio inserite nel suo Theatrum Orbis Terrarum del 1570. Entrambe mostrano la stessa configurazione delle regioni artiche della mappa del 1569. Nella sua lettera AD, Mercatore cita ulteriori descrizioni di Knoyen delle regioni settentrionali. In mezzo ai 4 paesi vi è un vortice nel quale si svuotano questi 4 mari aspiranti che dividono il nord, e l'acqua precipita e scende nella terra proprio come se venisse versata attraverso un imbuto filtrante. Si estende per 4 gradi di larghezza su ogni lato del polo, vale a dire per 8 gradi complessivi, tranne che proprio sotto il polo, dove si trova una roccia nuda proprio in mezzo al mare. La sua circonferenza è di quasi 33 miglia francesi ed è tutta di pietra magnetica ed è alta come le nuvole. Così disse il prete che aveva ricevuto l'astrolabio da questo frate minore in cambio di un testamento. E lo stesso frate minore aveva sentito dire che si può vedere da ogni parte del mare e che è nera e luccicante e nulla cresce su di essa, perché sulla sua superficie non c'è nemmeno una manciata di terra. Più interessanti per i ricercatori moderni sono le persone incontrate dal frate, dei pigmei, che potrebbero essere identici agli Skraeling, di cui parlano i vecchi testi norreni sulla Groenlandia, predecessori dei moderni Inuit. La lettera di John Day. Nel 1956, nell'Archivio General de Simancas, Spagna, fu rinvenuta una lettera che rimandava all'esistenza del libro inviata dal mercante inglese John Day a il signore più magnifico e più degno, il signore Grandammiraglio, presumibilmente Cristoforo Colombo. Nella lettera scritta nel dicembre 1497 o nel gennaio 1498, John Day dice: «Il servitore di vostra signoria mi ha portato la tua lettera.
Ne ho visto il contenuto e sarei molto desideroso e felice di servirti. Non trovo il libro in vecchio, Fortunata, che pensavo di portarvi con le mie cose e sono molto dispiaciuto di non averlo trovato, perché ci tenevo moltissimo a servirti. Ti sto mandando l'altro libro di Marco Polo e una copia della Terra che è stata trovata, da Giovanni Caboto. Si ritiene che la Rupes Nigra, roccia nera, un'isola fantasma, sia una roccia nera larga 33 miglia. Mercatore in realtà descriveva la circonferenza della roccia come 33 miglia francesi, situata al polo nord magnetico o al polo nord stesso, che presumibilmente spiega perché tutte le bussole puntano verso questa direzione. Proviene da un'opera perduta intitolata Inventio Fortunata e l'isola appare sulle mappe del XVI e XVII secolo, comprese quelle di Gerardo Mercatore e dei suoi successori. Mercatore descrive l'isola in una lettera del 1577 a John Dee. In mezzo ai 4 paesi c'è un vortice in cui si svuotano questi 4 mari che dividono il nord e l'acqua corre e scende nella terra proprio come se la si versasse attraverso un imbuto filtrante. È largo 4 gradi da ogni lato del polo, cioè 8 gradi in tutto, solo che proprio sotto il polo c'è una nuda roccia in mezzo al mare. La sua circonferenza è di quasi 33 miglia francesi ed è tutta di pietra magnetica. Questo è parola per parola tutto ciò che ho copiato da questo autore anni fa, una lettera datata 1577 da Mercatore a John Dee, in Imago Mundi 13 del 1956, pagina 60. Per chi ama fare le ricerche vi rammento Polo Nord nascosto 2, dove si vede chiaramente che nessuna rotta aerea passa sopra il Polo Nord, e Polo nascosto 3, dove dai calcoli che ho fatto si tratta di un'area di oltre 2 milioni di chilometri quadrati. Inoltre sappiate che, dai video che si trovano, quando si avvicinano al Polo Nord, le bussole magnetiche impazziscono. Credevate veramente che non si potesse andare solo al Polo Sud?